Lo sapete che i corridori più veloci della storia avevano il vento a favore quando hanno battuto i record mondiali? E vi dirò di più. Chi diventa astronauta lo fa al 95% per competenza, ma il restante 5% è per un colpo di fortuna. Ma che cos'è la fortuna? Voglio darvi una mia opinione. Fortuna è non avere controllo. Fortuna è non poter decidere chi siamo, dove e in che famiglia nasciamo. Pensateci, se Cristiano Ronaldo fosse nato ai tempi del Rinascimento, forse la sua abilità con il pallone non ci avrebbe stupito come oggi. D'altronde a quel tempo era più in voga l'arte degli affreschi. Ci dà fastidio pensare che il nostro impegno possa essere messo in discussione da un colpo di fortuna. Quante volte ci è stato detto che per avere successo bisogna meritarselo? Diciamocelo, il nostro mondo è avverso al concetto di fortuna, soprattutto quando si parla di lavoro, di affari, di business. L'imperativo è consumarsi per farcela, perché il successo del tuo progetto potrà solo essere merito tuo e perché altrimenti sarei un perdente. Questo è ancora più esasperato nel mondo delle start-up innovative. Ci si aspetta che il loro successo dipenda solamente dall'impegno di chi le fonda. Poi uno va a vedere giusto 2 statistiche sul mondo delle start-up, cosa scopre? 9 su 10 falliscono. E per me è impossibile pensare che solo una di quelle 10 si sia impegnata abbastanza. E perché ne sono così sicura? Beh, perché una startup l'ho fondata. All'università ho studiato informatica e poi nel 2021 con altre persone ho aperto una società. Siamo proprio partiti da zero, tutto con i nostri risparmi personali. Che cosa facciamo di fighissimo? Noi utilizziamo l'intelligenza artificiale per verificare che le app che voi usate tutti i giorni funzionino correttamente. E infatti all'inizio abbiamo avuto successo, abbiamo vinto sponsorizzazioni, premi. Certo, il prodotto era un po' difficile da vendere alle grandi aziende per 2 ragazzi che nessuno conosceva, però funzionava e soprattutto i fondi di investimento ai quali chiedevamo finanziamenti ci dicevano che eravamo molto promettenti, che si trattava solamente di trovare un primo grande cliente. E poi nel 2023 abbiamo finito i soldi. Siamo dovuti tornare a casa dei nostri genitori, cosa che noi abbiamo vissuto come fallimento. La startup era ancora aperta, ma nessuno voleva comprare un prodotto senza alcuna referenza. Continuavamo a rimandare il momento della resa, perdendo ogni giorno un po' di motivazione. Iniziamo a passare, qualcuno direbbe perdere, un sacco di tempo a bere caffè e leggere newsletter. Un giorno apro l'ennesima, era da parte di un'associazione di imprese, quasi la cestinavo, e parlava di una nuova iniziativa con una guida, una tale Maria Grazia. Chi è Maria Grazia? Vado su LinkedIn e scopro che Maria Grazia ha fondato un'azienda tech, come me, addirittura nel mio stesso ambito. È solo che lei ha 30 anni di esperienza in più. Allora le scrivo. Lei mi risponde subito, vuole conoscerci. Ci invita in azienda e ci capiamo al volo. Lei intuisce che potremmo essere la chiave per innovare la sua offerta. E così ci presenta al consiglio di amministrazione. 3 mesi dopo, l'azienda investe nel nostro progetto. Una newsletter e ci ha cambiato la vita. Oggi mi dicono che la nostra è una storia di successo. Io onestamente faccio fatica a crederci. A chi mi chiede come abbiamo fatto dico questo: noi ce l'abbiamo messa tutta e non è bastato. È vero, non si può seminare in un campo non arato, però a fare la differenza sono state 2 cose: affidarsi alle persone e alle botte di fortuna, perché alla fine le cose vanno come vanno.
e a volte possono semplicemente andare bene.